Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Io mi chiamo Carmen e per tantissimi anni ho lavorato come hostess di volo e ho volato come passeggero, come tantissimi di voi. Oggi ti parlerò delle orecchie tappate e diciamo questa serie di video che state per guardare ogni martedì alle 3, quindi state sull'onda. Sono dei video che parlano della mia esperienza in volo e che potreste sperimentare anche voi come passeggeri, come mal d'aria, come le orecchie, la sensazione delle orecchie tappate di cui parlerò anche oggi. E nel futuro parlerò anche di altre cose, anche delle domande che voi passeggeri vi fate sempre, però non sapete come rispondere perché non siete dentro l'aereo. Siamo così abituati a volare che non prestiamo attenzione che voliamo a 12.000 metri sopra la terra, quindi la pressione nell'aereo, la pressione all'interno del nostro corpo cambia. Qual è la ragione? Ti sei già chiesto sicuramente qual era la ragione per cui noi voliamo così in alto? Troppo in alto per una cosa normale, per un volo normale, diciamo, quindi sono 12.000 metri. Ci sono tre ragioni. Innanzitutto, il cielo più su, a 12.000 metri, risulta più limpido e quindi c'è molta più visibilità. La seconda cosa, i motori progettati per un aereo sono molto più efficienti a delle altitudini molto più alte del normale. E poi dall'altra parte, come un po' logico, è il fatto che si possono evitare così degli ostacoli come sono delle catene montuose, nonostante abbiamo i radar, abbiamo altri sistemi di misurazione. Vi parlo un po' del sistema di pressurizzazione dell'aereo, come ben sai, per consentire alla pressione di essere costante e soprattutto per consentire all'aria di uscire dall'interno dell'aeromobile si utilizzano due valvole che sono situate alla coda dell'aeromobile. Peraltro il sistema permette un flusso continuo di aria fresca, dunque per quello che voi potete sentire questa sensazione di freddo in cabina. Peraltro l'aria in aereo è molto secca, è 30% meno, o 20-30% meno del normale. Ecco perché quando voi mangiate il cibo è meno saporito. Dall'altra parte l'aria secca ti deve un po' spingere a bere di più, per quello raccomando a tutti a bere tantissima acqua, acqua non alcol perché l'alcol come ben sapete disidrata, quindi non fa esattamente l'effetto inverso. Dunque, bere tantissima acqua, lo so che costa un po' troppo e per questo gli aeroporti un po' sono come sono, i negozi, però bere molta acqua aiuterebbe tantissimo a superare questo disagio. Dall'altra parte, in fase di atterraggio, la pressione all'interno dell'aereo sale invece che la pressione all'interno dell'orecchio medio scende o rimane alla fase di crociera ed ecco perché succedono tutti questi disagi di cui ti parlo adesso. Quali sono le conseguenze di questo cambio repentino della pressione all'interno della cabina, la pressione all'orecchio? È che il timpano è spinto all'interno, così poi abbiamo questa sensazione delle orecchie ovatate, non sentiamo più niente, lo sapete benissimo. E questo disagio fa sì che i bambini, quelli più piccoli, cominciano a urlare a squarciagola proprio perché sentono questa sensazione. Per loro la sensazione di pressione all'interno dell'orecchio è molto molto più sentita. Quali sono i rimedi per questo? Soprattutto sbadigliare il più possibile, masticare una caramella o un cibo e soprattutto inghiottire. Se non hai acqua puoi inghiottire a secco. Questo fa sì che i condotti che collegano
l'orecchio interno con il retro del naso fa liberare la pressione creatasi. Se trovi queste informazioni utili e se vuoi rimanere sempre sintonizzato sui nuovi video con dei consigli per quello che riguarda come comportarsi in volo e per risolvere un po' dei disagi, metti un mi piace a questo video e sottoscrivi al mio canale. Questo mi aiuterebbe tantissimo per l'algoritmo, per far sì che queste informazioni arrivino un po' a tutti. Se per un adulto è facile mettere in pratica tutti questi consigli, invece per quelli più piccolini è un po' più difficile. Quindi come consiglio vi posso dare che per i neonati è meglio farli allattare al seno o dargli del biberon. Invece per i bambini funzionano benissimo le caramelle, le famose caramelle. Invece per tutti e due è meglio tenerli svegli, soprattutto in fase di atterraggio. Ma in presenza di congestioni nasali, quindi quella sensazione di pressione talmente forte che impazzisci, io ho sperimentato tantissime volte questa cosa perché sono molto soggetta ad avere delle sinusiti, congestioni, e funziona benissimo lo spray nasale, o se non funziona totalmente perché il corpo di ogni persona è fatto diversamente e c'è una storia medica diversa da una persona ad altra, devi chiedere il consiglio del medico. Nel prossimo video della serie Segreti di una hostess di volo parlerò del mal d'aria e come si può sconfiggere, e so benissimo che un po' tutti ne soffriamo più o meno. Quindi rimani sintonizzato sul canale, iscriviti e ci vediamo il martedì prossimo. Venerdì pubblico invece consigli per diventare hostess di volo, e per esempio questo venerdì metterò un video su quali sono le domande in inglese e le eventuali risposte. Dunque ragazzi, ci vediamo martedì prossimo. Ciao!